E se oggi facessimo insieme una bella spilla all'uncinetto? Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love ed oggi ti accompagno passo passo nella realizzazione di questo fiore tridimensionale ad uncinetto, secondo me di grandissimo effetto ma semplice da realizzare, che io ho pensato di utilizzare come spilla. Mi piace molto l'idea di queste spille ad uncinetto e se vi piace l'idea ho già in mente un altro schema e vi mostro quest'altra spilla alla fine del video. Fatemi sapere se vi piace questa idea e se vi piacerebbe che ne facessimo altre insieme, anche perché oltre ad essere secondo me meravigliose è un modo simpatico di utilizzare i resti di filati che abbiamo in casa. Passiamo subito alla realizzazione del progetto e poi alla fine del tutorial vi parlo dei diversi materiali che ho utilizzato e degli uncinetti e di tutto quanto. Ma adesso non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare le spille ci serve un filato e per la spilla che faremo insieme nel tutorial ho usato il filato Luxor di Ispe, è un cotone 100% da lavorare con uncinetti da 2,5-3,5, un uncinetto giusto per il filato che stiamo usando o un po' più piccolo, io uso un uncinetto da 2,5 mm, poi ci servono le perline che preferite, potete usare quelle che vi piacciono di più, l'importante è che abbiano un foro che passa per il filato che utilizziamo e poi ci serve un ago per infilare le perline. Io di solito uso questo che è super sottile e se volete che diventi una spilla ci serve una base per la spilla. Come detto, potete utilizzare qualunque filato vi piaccia di più. Se vi servono alcuni di questi materiali, io per tutte queste cose mi rifornisco alla merceria Arcobaleno, che è la merceria della mia zona. Hanno anche uno shop online, vi lascio nella descrizione del video il link allo shop online e al numero WhatsApp, perché nel sito trovate il filato, ma tutto il resto lo dovete chiedere via WhatsApp. Per prima cosa dobbiamo infilare le perline. Questo ago funziona così, ha una cruna che dobbiamo riaprire ogni volta con un ago, per esempio. Infiliamo il filo e la prima perlina che passa chiude questo forellino e possono passare appunto le perline. Queste perline hanno un foro sottile, ma non troppo sottile, sarà circa 1 millimetro. E con un po' di pazienza le facciamo passare tramite il filo. Per questo lavoro dobbiamo inserire solo 28 perline. Quando infiliamo le perline facilmente roviniamo i primi 10-15 cm di filo, quindi tagliamo. Iniziamo facendo un anello magico. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi con le perline, quindi entro nel cerchio, porto fuori il filo e prima di chiudere il punto avvicino una perlina e ripeto, avvicino una perlina e chiudo il punto. E lavoriamo in totale 6 punti bassi nel cerchio, ognuno con una perlina. Lavorati i 6 punti bassi, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e il filo lo teniamo davanti. Lavoriamo a spirale e nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Un punto lo lavoriamo con la perlina, il successivo senza perlina e ripetiamo così per tutto il giro, 2 punti bassi in ogni punto
il primo con la perlina, il secondo senza perlina. In questo caso è un po' più difficile vedere i punti perché le perline tendono a far ruotare all'interno il lavoro. Quindi apriamo bene il lavoro e guardiamo bene dov'è il punto. In ogni punto lavoriamo un punto con la perlina e un punto senza perlina e alla fine avremo 12 punti nel giro. Anche nei prossimi 2 giri alterniamo un punto con la perlina, un punto senza perlina, un punto con la perlina, un punto senza perlina. Nel giro 3 la ripetizione che lavoriamo è 2 punti, cioè un punto basso in ogni punto per 2 volte. 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ci ricordiamo di alternare sempre un punto con la perlina e un punto senza perlina. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro e alla fine ci saranno 16 punti nel giro. Nel quarto giro lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 16 punti e alterniamo sempre un punto con la perlina e un punto senza perlina. Quindici, 16. Lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. In questo caso il dritto del lavoro rimane all'interno e il rovescio diventa il dritto con le perline. Con il filo del secondo colore prepariamo un nodino iniziale, filo sull'uncinetto e iniziamo a lavorare dal punto successivo rispetto al punto bassissimo e qui lavoriamo un punto alto. 5 catenelle, saltiamo un punto e lavoriamo un punto alto. 5 catenelle, saltiamo un punto e ripetiamo così: un punto alto, 5 catenelle, salto un punto per tutto il giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro. Un punto bassissimo nel prossimo archetto e vediamo la ripetizione che ripetiamo per tutto il prossimo giro. Lavoriamo 3 catenelle, 10 punti alti nell'archetto di 5 catenelle, in questo modo, ed ora lavoriamo altri 10 punti alti intorno a questo punto alto. Ruotiamo il lavoro e lavoriamo in questo punto alto come se fosse un archetto e anche qui lavoriamo 10 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se necessario
spostiamo un po' i punti per fare spazio. 7, 8, 9, 10. Ed ora il lavoro è messo così. Questo è l'archetto, questo è il punto alto, qui dietro c'è il prossimo archetto di 5 catenelle. In questo archetto di 5 catenelle lavoriamo un punto bassissimo, così, e ripetiamo. 3 catenelle, 10 punti alti nell'archetto di 5 catenelle, ruotiamo il lavoro e lavoriamo altri 10 punti alti intorno al punto alto come se fosse un archetto. Raddrizziamo il lavoro. Questo è il prossimo archetto di 5 catenelle. Qui facciamo un punto bassissimo e ripetiamo un'altra volta. Ed è tutto qui. Ripetiamo in questo modo per completare tutto il giro. Una volta lavorato tutto il giro, questo è il risultato. L'ultima cosa che ci rimane da fare è agganciare l'ultima ripetizione alla prima. Tagliamo il filo un po' lungo, estraiamo, lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo l'unione entrando in tutta la prima catenella che abbiamo lavorato in questo giro. E torniamo al centro della catenella dell'ultimo punto. In questo modo formiamo una catenella aggiuntiva che simula il punto bassissimo che facciamo quando uniamo le ripetizioni. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Per il punto bassissimo iniziamo da una qualunque delle ripetizioni dal primo punto alto. Portiamo fuori il filo senza fare nessun nodo e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto alto. E poi lavoriamo un punto bassissimo nel punto bassissimo che lavoriamo per collegare le ripetizioni e anche nelle prossime 2 catenelle. Una, 2. Saltiamo la terza catenella e ricominciamo a lavorare un punto bassissimo in ogni punto alto. E in questo modo lavoriamo tutto il giro e poi alla fine vi faccio vedere come collegare l'inizio e la fine. Completiamo il giro lavorando nel punto bassissimo, nella prima catenella, nella seconda e tagliamo il filo un po' lungo. Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il primo punto bassissimo e al centro dell'ultimo punto bassissimo che abbiamo lavorato.
Dietro annodiamo i fili insieme. E nascondiamo i fili attraverso i punti. Con il colore con cui abbiamo fatto il centro della spilla lavoriamo di nuovo il giro 1, 2 e 3 del centro della spilla, ma questa volta senza perline, e alla fine del giro 3 lavoriamo 2 punti bassissimi. Tagliamo il filo lungo ed estraiamo. Cuciamo i punti insieme in modo super semplice, prendendo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro. Nel punto in cui c'è la lavorazione prendiamo solo un filo e giriamo così tutto intorno. Se volete potete imbottire con un po' di ovatta questa parte, soprattutto se non usate le perline, perché con le perline questa parte è sufficientemente rigida anche senza ovatta. Alla fine il filo lo nascondiamo all'interno della spilla e saldiamo ripassando tramite qualche punto. L'ultima cosa che ci rimane da fare è cucire il supporto per la spilla alla spilla. Lo possiamo cucire al centro o un po' più in alto, come preferite. Questo fiore è bello rigido, quindi rimane comunque in forma. Tagliamo un pezzetto di filo e usiamo i fori che ci sono per cucire il supporto. Facciamo uscire l'ago dallo stesso foro da cui abbiamo iniziato, annodiamo e nascondiamo i fili all'interno della spilla. E la spilla è pronta e vi devo dire che mi piace tantissimo e che questi fiori creano dipendenza. Infatti ne ho fatti di tutti i colori e con tanti filati diversi. Questo per esempio è in lana con perline diverse, con il foro più grosso, e vi devo dire che anche in lana mi piace. Questa invece è più piccola, è fatta con il cablè numero 5 e le perline al centro sono Rockail 80, e in questo caso ho messo una perlina in ogni punto dei primi 3 giri e il quarto giro è senza perline. Fatemi sapere quale vi piace di più, fatemi sapere se le rifarete, e se le rifate mi raccomando condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Per quanto riguarda lo schema a cui sto lavorando è questo, ma non è terminato. Fatemi sapere se l'idea vi piace, perché se vi piace questa idea delle spille o dei fiori o
di spille anche diverse, che non siano di fiori, la cosa mi piace e quindi potremmo fare anche altri tutorial del genere. Scrivete tutti i vostri desideri, quello che vi piacerebbe fare, in un bel messaggio qui sotto al video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!